Oggi facciamo un video un po' più tranquillo del solito. La voce va un po' su, un po' giù, tendenzialmente va un po' meglio. Ho capito che oltre a rilassare le tensioni di pancia e lingua, sto anche lavorando sulla postura. Quindi mi sto prendendo cura, sto imparando a prendermi cura di me stesso ancora di più, senza dover sempre correre e performare, ma dedicarmi più anche ad essere presente, no? Questo termine di cui ho parlato in un altro video, nagare, il flow in Giappone. In Occidente ci insegnano sempre a lottare per i nostri sogni, a lottare nel fare le cose, quando in realtà in Giappone, quando ci sono stato, ti insegnano proprio a capire che a volte se devi lottare così tanto per qualcosa forse non è la tua strada, e a seguire la strada di qualcun altro che per te è da tutt'altra parte o è molto difficile arrivarci solo per partire da quella strada lì, è complesso. Segui quello che hai già di fronte, seguendo qui ora, facendo il massimo con quello che hai. Tra l'altro ho visto un film bellissimo ultimamente, si chiama 100 metri, ve lo consiglio, anche lì una metafora sullo sport, se avete fatto sport come avevo fatto anch'io nuoto tempo fa. È un film molto bello, d'animazione incredibile, e ti fa proprio capire anche lì che non importa cosa fai, l'importante è che trovi qualcosa che ti permetta di dare il massimo. Quindi ultimamente mi sto concentrando un po' sul rilassarmi, sul fare le cose fatte bene, anche perché se stai bene fai le cose fatte bene, se stai male, sei sempre in ansia, di fretta, fai le cose fatte male. E invece di fare 1000 cose ne faccio meno fatte bene. E l'igiene, sentirsi anche bene con se stessi, aiuta sicuramente. Quindi siccome mi avete chiesto di aggiornarla, perché l'ultima volta l'ho fatta, ho visto a febbraio 2024, qualcosa del genere, ecco la mia routine e i prodotti che utilizzo per i miei capelli, o almeno con cui mi sto trovando bene al momento. In questo video non c'è nessuno sponsor, quindi se volete sponsorizzarla voi, almeno mettete un mi piace per supportare il canale. È sia per i capelli ovviamente un po' più belli, più sani, ma anche per una piccola base di prevenzione per la caduta, perché per noi maschietti, ma anche per le femminucce, è una cosa importante. È meglio sempre prevenire, perché sennò poi è troppo tardi. Prima cosa, inizi ancora prima di iniziare la doccia, ed è fare un massaggio mettendo una lozione, tendenzialmente una lozione anticaduta, un qualcosa che aiuta per il cuoio capelluto. Dipende dal prodotto, ci sono prodotti che vanno messi la sera prima e massaggiati 5 minuti, prodotti che non vanno massaggiati, ma io consiglio sempre di massaggiare comunque, perché attivi la microcircolazione del cuoio capelluto, cosa che aiuta poi a irrorare e quindi a impedire che il capello diventi debole e si spezzi o addirittura cada. Ma la maggior parte si mettono 20 minuti, mezz'ora, un'ora prima della doccia, li si massaggia per 5 minuti e sei a posto. Quindi poi aspetti, io di solito o mangio oppure faccio le mie cose, già inizio a prepararmi magari togliendo, radendomi o facendo un po' di preparazione, oppure shunya, una delle meditazioni che faccio durante il giorno. Entri in doccia, sciacqui, acqua leggermente calda che aiuta a sciogliere tutto, e poi shampoo. Io faccio 2 docce alla settimana, quindi utilizzo 2 volte lo shampoo. Se voi fate la doccia tutti i giorni potete utilizzarlo magari anche una volta, dipende dal vostro tipo di capelli. La mia doccia ai capelli è 2 volte, ovviamente al corpo la faccio più spesso. Per il mio tipo di capello va bene così, mi trovo meglio così dopo tantissimi test, e anche ovviamente dopo aver parlato con esperti e essermi fatto visitare più volte, e non solo da uno bravo ma anche da gente del settore dei capelli. Quindi shampoo, utilizzo al momento uno shampoo sempre energizzante, quindi qualcosa che aiuta per la circolazione anticaduta, e poi uno shampoo magari o sempre lo stesso oppure qualcos'altro che mi sta piacendo al momento, qualcosa che di solito vado a testare perché i brand mi mandano cose, quindi a volte li testo. Massaggio per bene e sciacquo, poi metto il shampoo per la seconda volta, massaggio per 2-3 minuti, lascio 2-3 minuti ad agire, lascio agire e poi sciacquo di nuovo. Poi c'è la seconda parte che, in base alla doccia o in base al tempo che avete, potete scegliere di mettere uno o l'altro prodotto. Io faccio, dato che ne faccio 2, una volta il balsamo e una volta la maschera per capelli. Anche lì sta a voi, dipende anche dal vostro tipo di capello. Io utilizzo un balsamo sempre energizzante, o a volte utilizzo qualcosa per i capelli ricci. La maschera dipende, ci sono dei periodi in cui provo qualcosa magari metal detox, qualcosa magari a volte che ripara, qualcosa che idrata, dipende dal momento, da quello che voglio provare, da quello che voglio testare, o magari anche voi quello con cui vi trovate bene. Vi lascio comunque in descrizione quelli che vedete nel video, che sono quelli che sto utilizzando al momento. Di solito queste cose le si applicano da metà capello in poi, quindi soprattutto sulle lunghezze, sulle punte, e vanno lasciati lì agire per un po' più di tempo. Quindi io di solito li metto e poi ne approfitto in quel tempo, in quei 10-15 minuti, per lavarmi il corpo, per radermi se devo radermi. A volte ne approfitto già per farmi la barba, oppure per togliermi magari delle sopracciglia in più extra qua in mezzo, insomma, per fare un po' di grooming in gergo inglese. Un'altra cosa che si può fare è prendere un pettine. Io di solito utilizzo un pettine di legno di sandalo,
risciacquatelo, un petto no, perché aiuta anche per prevenire un po' di crespo per il mio tipo di capelli, a denti larghi, e vado a distribuire e a districare, quindi a togliere tutti i nodi sui capelli, partendo dal basso, arrivando pian piano sempre più verso l'alto, cercando di non rompere i capelli. E poi sciacquo, sempre acqua tiepida calda. Mi raccomando, cercate di chiudere l'acqua nel momento in cui utilizzate o applicate i prodotti, così da non sprecarla. Basta, la doccia è finita, andate in pace. L'ultima cosa che faccio prima di uscire per darmi una svegliata, e ha anche degli effetti benefici, è fare un risciacquo di acqua fredda. Ho fatto già un video sul metodo Wim Hof, se volete dargli un'occhiata lo metto in descrizione. Ma mi raccomando, dovete sapere quello che state facendo prima di fare questa cosa. Se lo fate ha comunque dei boost per il sistema immunitario, anche per i capelli può aiutare, ma occhio all'utilizzare l'acqua troppo fredda sulla testa, quindi attenzione. Quando uscite, io ancora coi capelli bagnati metto già i prodotti di styling o prodotti di protezione. Bisogna andare come con la skincare mettendo prima i prodotti più leggeri, meno densi, per poi arrivare su prodotti più densi, più corposi. Partire quindi magari con una lozione, se avete delle lozioni, degli spray, poi magari dei gel. Io utilizzo ad esempio un gel protettore per gli agenti esterni o anche per il sole, gli agenti atmosferici. Poi magari delle creme, se dovete definire i ricci oppure se avete un tipo di capello che va definito, e infine magari degli oli, soprattutto sulle punte, per se volete tenerli un po' più idratati ed evitare che si spezzino. Poi prendo un panno in cotone o in microfibra, scrancio dal basso per dare un po' di volume, togliere l'acqua in eccesso. A volte mi faccio, se devo farmi la barba e tutto, mi servono i capelli, la faccia libera, mi faccio magari un leggero turbante per qualche minuto, oppure non faccio niente e io lascio così. Se siete abituati magari a utilizzare un phon, potete utilizzare un phon se dovete uscire o magari avete freddo, dipende da voi, potete utilizzare magari un phon senza esagerare e basta. Ricordatevi inoltre che la cura dei capelli è anche cura del corpo, quindi tutte le cose essenziali partono anche oltre la doccia, quindi non legare troppo i capelli. Se li legate utilizzate magari un qualcosa in seta, idem per la federa su cui dormite, utilizzate una federa in seta che aiuta a non spezzarli. Cercate di non toccare troppo i capelli, di non sporcarli, di non stare troppo sotto il sole, di evitare magari lo stress sia a livello fisico il più possibile, ma anche a livello mentale, emotivo, quindi qualcosa come lo yoga, la meditazione può anche aiutare, e avere una routine sana, quindi tutte quelle cose che aiutano, avere la postura corretta, respirare bene, dormire bene, mangiare bene, tutte quelle cose di cui parlo anche spesso nei miei video. Ed ecco qua ragazzi, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti, se avete un prodotto che vi ha cambiato la vita, e ci vediamo al prossimo video. E anche quest'anno aggiornate la routine.